ti dirò adesso chi ci sta dietro la nostra Befana, ovvero che cosa significa il suo essere così vecchia, che cosa significa la soglia con la sua celebrazione che capita nella chiusura delle 12 o 13, a seconda degli approcci, notti sante. Che cosa significa il carbone e che cosa significa il suo falò che ancora oggi è sopravvissuto molto soprattutto nel nord Italia, perché dietro a Befana c'è molto di più che una strega buona che porta i dolcetti ai bambini, e se stai con me ti dirò il significato di tutti questi simboli. Se non mi conosci, sono Laura Ghianda. Con questo canale mi occupo di teasofia, che è una nuova visione della realtà e sul mondo attraverso l'immagine guida di una madre cosmica, e di spiritualità radicata, totalmente un altro orizzonte di pensiero per concepire la spiritualità. Questo canale cresce anche grazie al tuo supporto, e se volessi essere parte della mia community non potrei trovare una ragione migliore per essere felice e ricompensata del mio lavoro. La vecchia, la soglia, la scopa, il falò e per ultimo terrò il perché del carbone. Cominciamo con la vecchiaia. Secondo l'ottica cristiana, Befana sarebbe una vecchia donna, una strega che è stata maledetta per aver rifiutato l'invito dei magi a unirsi a loro per portare i doni a Gesù bambino. Ma questa è stata soltanto l'ennesima solita giustificazione per cercare di far perdere il ricordo di una figura che in realtà aveva una presa molto forte su quelle che erano le credenze dei popoli pre-cristiani. Dietro a Befana abbiamo una dea dell'inverno, come ce ne sono tante di simili. Penso a Frau Holle, alla Berta o alla Froberta qua in Trentino, Tanna e Samblana, le regine dell'inverno dei ghiacci, eccetera. Però una cosa che resta importante per capire quale aspetto lei incarnasse è proprio la sua vecchiaia. Definita strega nel solito processo di negativizzazione delle figure simboliche precedenti, ammesso che oggi strega sia ancora un'offesa. Ma noi invece abbiamo questa signora, vecchia, perché vecchio è l'anno appena trascorso, perché vecchio è il ciclo che si porta al termine. Ma attenzione a questo, perché per capire tutti gli altri simboli dobbiamo richiamare il pensiero ciclico, lo stesso che ho spiegato quando abbiamo parlato del solstizio invernale, e ti linko il video sia in descrizione sia qui sopra. In ottica ciclica, la fine e l'inizio coincidono. E sempre in ottica ciclica la morte è non opposta, ma posta in una posizione di vicinanza rispetto alla nascita/rinascita. Ed è così che in questo periodo, dove la fine tocca l'inizio, si forma una vera e propria soglia. Il concetto di soglia, il simbolo della soglia, che è di fondamentale importanza per chiunque voglia capirne di più del simbolismo della dea, e che equivale a quel triangolo pubico che così tanto è stato storpiato perché letto con gli occhi dell'Occidente di oggi. La soglia è quella che si spalanca e che pone i mondi in stretto contatto, in un momento di vicinanza, e si parla infatti di velo tra i mondi che si fa più sottile, e che sono appunto queste soglie di 12/13 notti, dove nel mezzo cade, almeno per la convenzione attuale, la fine anche legale dell'anno e il suo inizio, cioè il 31 dicembre e il 1 gennaio, 6 giorni dal Natale o dal 25 dicembre, comunque il giorno in cui il sole ritorna chiaramente a riprendere la sua parabola ascendente, e i 6 giorni appunto dall'inizio dell'anno fino alla festa della Befana. Perché soglia? Perché in questo momento, dove non è più né morte né nascita, né carne né pesce, diremmo noi in termini moderni, è il tempo più propizio per la trasformazione. È un momento di transizione, il vecchio che diventa il nuovo, e non è un caso se questo è il periodo dove si fanno i pronostici sull'anno a venire, proprio perché il periodo di trasformazione è la stessa qualità energetica che favorisce anche le arti magiche.
Ecco allora che possiamo allacciarsi al suo simbolo, alla scopa, che è diventata un'iconografia frequente in tutte le streghe che si rispettino. La scopa, che è un simbolo comune anche alla stagione precedente, quella di Ognissanti o Samhain, rappresenta anch'essa una soglia. Infatti nelle tradizioni la conosciamo anche tramite un rituale che si chiama proprio salto della scopa e che serve a segnare la fine di un periodo e l'inizio di un altro. Ad esempio io ne sono venuta in contatto quando ho imparato a celebrare gli unfasting o i matrimoni dal punto di vista earth-based, in mezzo alla natura, quando alla fine della celebrazione gli sposi saltano la scopa per chiudere il ciclo che è appena stato, chiudere il periodo di transizione che corrisponde alla cerimonia e saltare nel loro nuovo avvenire. E la scopa è comprensibile come quasi tutti i simboli della dea sempre da un'ottica analogica. Per cosa noi utilizziamo la scopa? Per spazzare il pavimento, ed è ciò che la scopa fa, spazza. Porta via ciò che più non serve, prepara il terreno al nuovo. E questa locuzione, questo dire preparare il terreno, sta anche all'origine della Befana che con la sua scopa vola sui campi, prepara il terreno al nuovo ciclo agrario, i nuovi semi che rappresentano i suoi doni. I nuovi semi, attenzione, che in ottica ciclica provengono dal raccolto del passato, ma preannunceranno il raccolto futuro. Quindi c'è questo elemento di vecchio che torna nel nuovo, con una parte di continuità tra il vecchio e il nuovo. Ed è così che possiamo comprendere la ragione del suo falò. Dalle mie parti si chiama brusare a vecchia, significa letteralmente bruciare la vecchia. E ora, una cosa fondamentale, in cui caddi anch'io in gioventù, è fondamentale non confondere il rogo di Befana con una rievocazione di un processo di stregoneria. Perché è vero che qualcuno come tale l'ha presentato, ma dobbiamo capire che quello che sta dietro a figura di Befana e quello che sta dietro ai roghi della Befana è precedente, di gran lunga precedente, tutto l'intero impianto dell'inquisizione dei processi di stregoneria. E il fatto di averli abbinati a un ricordo storico macabro quale il rogo delle streghe mi viene da pensare che è stata una furbata, una genialata per cercare di far dimenticare il simbolo originario, sempre nella stessa ottica di inquisizione. E quindi cosa rappresenta questo falò? Perché diamo fuoco alla Befana? L'immagine da richiamare appunto non è la caccia alle streghe, ma è la fenice. Cosa succede alla fenice? Brucia per risorgere dalle sue ceneri. E cosa succede a Befana? La vecchia brucia per rinascere sempre vergine, nuova fanciulla, il nuovo anno, la nuova natura che si rigenera e il nuovo ciclo agrario che ricomincerà da qui a breve. Quindi non farti fregare! Capisci un po' che se tutti gli anni mi trovo davanti a post che denunciano, addirittura invitano al boicottaggio di questi eventi dove ci sarebbero questi grandi falò, al posto di contribuire invece a tenere viva una tradizione che si perde della notte dei secoli, quello che facciamo è esattamente allearci con chi ha voluto che questo simbolo venisse dimenticato. E quindi diffondi, condividi il video e dillo in giro. Questo non è un rogo delle streghe, è la fenice che si autorigenera. E al fuoco così restituiamo un ruolo fondamentale. Proviamo a mettere vicino le due immagini, il rogo della strega dove il fuoco è usato per punire soprattutto le donne, perché le vittime sono state in stragrande maggioranza le donne, e da questo noi portiamo una ferita immane ancora oggi, ancora nella nostra memoria cellulare, per cui le donne hanno iniziato ad avere paura del fuoco e a disidentificarsi con esso. Dall'altra abbiamo tutt'altro, abbiamo un simbolo di fuoco e di autorigenerazione, per cui la vecchia dell'inverno è essa stessa fuoco rigenerante e che utilizza l'elemento come suo alleato per rinascere, e quindi un fuoco che ritorna anche in mano femminile. E su questo ti lascio il link al mio video proprio sul fuoco e si interroga se il fuoco è solo elemento maschile o può essere invece elemento femminile. Te lo linko in descrizione e qui sopra. Ed è così che arriviamo al nostro carbone.
Attenzione che adesso il carbone è scambiato come punizione della Befana nei confronti dei bambini cattivi. Al di là dell'abbinarlo a una cosa meramente per bambini, quando invece sarebbe qualcosa di appannaggio di tutte e tutti, qui ci vediamo anche un pochettino l'influenza di una morale pedagogica di stampo cristiano, dove appunto bisogna andare per premi e punizione per far tenere buoni gli aspiranti fedeli. Qua abbiamo tutto un altro orizzonte simbolico però attorno al carbone e si connette proprio al discorso che facevamo poc'anzi sul vecchio che ritorna nel nuovo e anche al discorso che abbiamo fatto sul suo falò. Infatti il carbone, o per meglio dire i rimasugli del suo falò, della brace, la cenere quindi, è il simbolo di questo processo di rigenerazione. E che cosa fa la cenere quando è versata sui campi se non fertilizzarli? Ed ecco quindi che con ciò che si brucia del vecchio si fertilizza il nuovo. Se guardiamo in tutti questi simboli di cui abbiamo parlato in questo video, torna questo tema. Un vecchio che diventa nuovo con uno strascico, con un dono, il seme che viene riportato nel nuovo ciclo, il falò che porta la nuova fertilità, e tutto questo si è tramutato poi nel dono che riceviamo nelle nostre calze. Un auspicio di abbondanza, un auspicio di buon inizio, una fiducia che dopo il vecchio viene sempre il nuovo, una fiducia in quel fuoco rigeneratore che è elemento per tutte e per tutti, per maschi, per femmine e per chi non si identifica né in una parte e né in un'altra. Io alle mie figlie dico sempre: racconterò un po' un'altra storia quando parleremo della Befana, racconterò questa storia che ho raccontato anche a te. Ti aspetto se ti iscrivi al mio canale per altri video come questo. Condividilo, passa parola e aiutami a radicare questa rivoluzione, a riprenderci i simboli di saggezza che vengono dal passato. Alla prossima, ciao!